Bella Riders, benvenuti dal vostro Medors. Oggi siamo qui per il primo motovlog ufficiale del canale e io spero si senta tutto bene perché sto facendo delle prove sia col microfono che con il resto e sono ultra felice, ultra fomentato perché proprio oggi stesso ho conseguito la patente A3, quindi sono ufficialmente abilitato a guidare su strada. Non mi mette la freccia? Ah no, me la mette ma col sole non si vede una sega. E quindi ragazzi vi presento un po', diciamo, la mia compagna di viaggio attuale, insomma, ossia la Suzuki SV650. Levamo dal cazzo questo, che è encefalitico. Questa si tratta di una moto a prova di idiota. Quindi veramente io sono felicissimo di quest'ultima. È veramente semplice. Il peso non è proprio da peso piuma come moto, e infatti pesa quasi 200 kg, 195 per la precisione, però devo dire che è fantastica, nel senso è veramente leggera, non sembra di spostare appunto 195 kg, sembra quasi una bici, cioè. E poi vedete che coppia, cioè io peso quasi un centinaio di chili su per giù e sono in quinta marcia adesso, quindi anche una marcia parecchio alta, a 50 all'ora in salita, apre e prende subito. Inoltre per tutti i neofiti ha, diciamo, una caratteristica che è molto utile, ossia una piccola assistenza in partenza. Adesso in un punto magari un po' più isolato cerco di farvela vedere meglio. Il cambio è perfettamente preciso negli innesti, non fa mai una sbavatura, niente. È una moto perfetta per iniziare, io mi sento di consigliarla veramente a tutti, anche perché poi la cavalleria è gestibilissima, non c'è il traction control ma sono 75 cavalli, quindi se usiamo questo di tararara mi sto impicciando. Allora adesso, visto che siamo in un posto relativamente isolato, non faccio in tempo a dirlo che passa un macchinone che levati proprio con questa motina del cazzo, cerco di farvi vedere questo aiuto alla partenza. Allora ci fermiamo un attimo a bordo strada, non ho la mano, se sentite i giri sono aumentati, se fate caso, anche qui praticamente è come se fosse una sorta di minimo estremamente alto del carburatore, appunto pente va da sé, guardate, io ho quasi lasciato del tutto la frizione, la sto tenendo ancora un po' perché sennò ovviamente, a parte no, cioè ragazzi praticamente ho dovuto prendere a malapena un filo di gas ed è andata da sola, praticamente questa moto si guida da sola. Visto che sono cambiate un po' le normative per quanto riguarda l'utilizzo della moto per dare l'esame, adesso non è più possibile conseguire la patente A3 con la moto propria, ma è necessario per forza affidarsi a un gruppo esterno che affitta le moto. E ho notato che questa cosa può essere un'arma a doppio taglio, questo aiuto in partenza, perché praticamente uno si abitua male. Io ad esempio ho usato una Ducati Scrambler per l'esame, è una moto che ha il suo perché, capisco perché piace, secondo me non vale la spesa, però mi dispiace se mi inimico qualcuno, poi lo dico anche con un cuore da ducatista, quindi non è che sono prevenuto, solo giappe per me e via discorrendo, però appunto per me il gioco non vale assolutamente la candela, non mi ha fatto impazzire come moto. Poi vabbè, mettiamoci anche che quelle là che stanno comunque ai corsi di guida, per quanto possono essere moto moderne, nuove, che tutto, subiscono dei maltrattamenti della Madonna, cioè sfrizionate come se non ci fosse un domani e via discorrendo, quindi stendiamo un velo pietoso. Comunque ragazzi, parliamoci chiaro, ha un rombo che non è male, e io comunque non la sto tirando, gli ho dato appena un'apertina leggera. Tra l'altro adesso vi dico un po' la storia che c'è dietro a questa moto. Praticamente io vedo un annuncio su internet e all'epoca io già avevo speso un po' di soldini per quanto riguarda sia la pit bike che la mountain bike, quindi avevo speso bei soldi per entrambe e ovviamente non potevo permettermi anche una moto stradale, però avevo visto una bella offerta per un Beta 125 da enduro, non proprio il non plus ultra della tecnologia e della tecnica, però appunto una moto che il dovere suo lo fa, e come. Parliamo di praticamente quasi 2 anni fa, perché era fine 2016 quasi, quindi ancora la patente A3 era abbastanza lontana e io avevo voglia appunto di divertirmi un po' anche su strada. Praticamente io mi presento là con mio padre, mi faccio accompagnare da lui, andiamo insieme con la moto perché poi a via Quirino Majorana, anzi saluto gli amici della moto, Luca e Alessio, che veramente ci hanno trovato un degno rimpiazzo poi della moto che mio padre ha dato. Ci presentiamo là, ma quel modello purtroppo era rimasto sul sito, ma era stato venduto, comunque non ce l'avevano più.
io mesto mi tiro indietro, al che mi sembra Luca vede la moto di mio padre, un Suzuki Bandit GSF 650, considerate che mio padre è stato convinto per le normative Euro 2, signora lei ha perso l'attimo per me, quindi ancora diciamo indietro con le normative, dato che è stato introdotto l'Euro 4 e rischiava anche di rimanere fuori, appunto, non che ci andiamo spesso comunque in zone di ZTL, centro e affini. Però insomma, mai dire mai, quindi dice perché mi devo tenere una moto vecchia, cioè lui se la voleva tenere perché comunque quella moto per noi ha fatto una riuscita eccezionale, era fantastica, una moto pure non troppo semplice come ciclistica, perché quella comunque pesava, non lo so, 220 kg credo, una cosa del genere, pesava l'ira di Dio, io l'ho spostata un paio di volte sotto casa e a momenti muoio, anche perché poi non ero così pratico con la frizione, veramente vabbè, è un miracolo che non gliel'ho appoggiata per terra, e ci dispiaceva veramente. Poi un modello a carburatori, oramai il carburatore è morto praticamente, addirittura pensate hanno trovato delle soluzioni anche per l'enduro due tempi per fare la iniezione, quindi oramai il carburatore scordiamocelo, è andato, tocca andare per forza nel vintage. E alla fine anche lui poi si è innamorato, perché poi appunto essendo abituato a moto più pesantone con una ciclistica meno reattiva, con questa gli è sembrato di stare su una bici, anzi a volte dice deve mettersi un freno, un controllo, perché sennò in mezzo al traffico, cioè a momenti lo troviamo su una ruota. Insomma, questa moto aveva un compito diciamo molto difficile e importante, cioè riuscire a non fare rimpiangerci il Bandit. Io onestamente pensavo che non sarebbe stata mia, gli ho scelto anche il colore e tutto, a me piaceva da morire così, con la striscia blu, bianca con strisce blu, i cerchi blu, veramente è cotta fragica, nessuno riesce a stare nella corsia propria. Mio padre sale su questa moto e ovviamente passare da un 4 cilindri, passa su questa, serbatoio stretto, ciclistica svelta, rumore totalmente differente, gli prende un colpo, dice che ma che cosa ho fatto? Poi piano piano, a furia di guidarla, anche lui che è veramente un motociclista navigatissimo, non si sa veramente quanta strada ha macinato, ha sempre avuto diciamo moto tranquille, nel senso la prima moto vera e propria credo per lui sia stata una Aprilia Pegaso, poi è passato appunto al Bandit, poi lui in genere le fa fruttare, non le cambia ogni tot, e adesso siamo passati a questa appunto da fine 2016, tanto io più in là farò una bella recensione su questa moto, però me la voglio gustare appieno, perché appunto voglio darvi un contenuto gagliardo e tosto, appunto con tutte le possibili sfaccettature. Adesso è tutto bello perché sono un neofita, non la sto tirando nemmeno, il periodo non è di quelli per tirare purtroppo, io intanto suono pure così perché mi diverto. Che se gli si dà il gas però strappa, le braccia un po' tende a strapparle, non ha l'erogazione di un motard, è fluidissima ragazzi, è veramente eccezionale, ma come già vi ho detto la recensione ve la porterò più in là, con tanti, almeno con qualche chilometro in più alle spalle, con una guida un po' più sportiva di questa che sto facendo, anche perché vabbè, vedete per terra c'è la fanga, la zella di Dio e che ne so, insomma capite bene che non è il caso. Poi mi rodrebbe parecchio il culo perché sapete che c'è, se la moto è la mia, mando cazzo vanna con sta Clio, incollati a questa ceppa di cazzo. Quanto, ragazzi, io detesto, vi prego non lo fate, non incollatevi alle moto, mannaggia la matosca, ce l'ho di nuovo sotto. Vabbè, va, teniamo la testa così passa, è contento. Ma mi vuole sfruttare la scia, che cosa vuole fare? Niente, ce l'ho attaccato al culo, È una pischella. Ma vaffanculo. Io qua perché non mi ricordo come stiamo messi a buche, però marcia alta e via. Qua occhio, se mai passate dai parti di Laurentina, occhio che questa siepe copre e qua escono pure con una certa arroganza, anche da qui, da questi posticini così. Io intanto mi metto sulle pedane da enduro quasi. Mamma mia, senti che le whoops!
Supercross, Bubba Stewart. Se non conoscete Bubba Stewart, ragazzi, andatevi a vedere un video tributo che ho fatto su di lui, non lo so, 100.000 decadi fa. Va bene gente, a questo punto comunque più o meno le cose che devo dire le ho dette. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a condividerlo, lasciate un mi piace e soprattutto iscrivetevi per restare aggiornati, perché se spulcerete bene il mio canale noterete che non tratto solo, diciamo, motovlog, anzi questo è, diciamo, il primo del canale, quindi grazie dottore. Quindi gente, questo è veramente tutto. Un lampeggio dal vostro Matters.